Non ho la possibilità di non ho la possibilità di che di usare l'altro cellulare. È sfasciato. Allora vediamo un po'. Hanno eletto il nuovo papa. È un papa nordamericano, tale quale aveva predetto la caricatura che il presidente nordamericano Donald Trump ha fatto di se stesso. Non so se quella caricatura ha contato molto, ma di sicuro c'è stata una qualche ingerenza per me. Non so se per voi c'è stata una qualche ingerenza, ma è una faccenda un po' strana, no? Che giusto prima del conclave si pubblichi quella vignetta, prima del conclave si pubblichi quella vignetta dove fatta con l'intelligenza artificiale. Peraltro non so fino a che punto intelligenza, che Donald Trump sarebbe vestito da papa e poi viene eletto non con tanto ritardo, niente di meno che un presidente nordamericano. Ah, mi ero Tahabai Unique, hi Tahabak Unique. Devo sistemare la chat. Hi Tahabai Unique. Enjoy a great weekend, Tahabai Unique. E io a volte non leggo what do you think about the new pop, Tahabai Unique. Io a volte non leggo la chat perché sono occupato a parlare o a mettere la foto di fondo. E vorrei fare un sondaggio. Facciamo dei sondaggi, però in inglese lo voglio fare. ¿Te gusta el nuevo ecco qua Monique de Oliveira, hola, like uno, hi, hola, Monique de Oliveira, esa es mi primera vez aquí. Ah, bien, muchísimas gracias y muchas gracias por el like. Soy contento de que es tu primera vez acá. Perdóname porque lancé un sondeo. Si quieres participar, si te gusta el nuevo papa, ¿qué piensas del nuevo papa? ¿Te gusta? ¿Cómo lo ves?
¿Fue buena la inspiración del Espíritu Santo? ¿Cómo ves al nuevo Papa? Acá te dejo el sondeo. Y muchas gracias por participar, Monique de Oliveira. Si tenés algún tema del que querés que hablemos, entonces escribilo en la chat. Vamos a discutir dell'argomento che quieras. E questo vale anche per chi mi segue in italiano. Se avete degli argomenti dei quali voi volete che io parli, scrivetelo nella chat. E E che ne pensate del nuovo Papa? Scrivetelo. Mi piacerebbe molto sentire la vostra opinione. Ciao Iari, ciao. Che ne pensi del nuovo Papa? Che pensate del fatto che è stato eletto un Papa nordamericano dopo l'autocaricatura di Donald Trump? ¿Qué piensan que ha sido elegido un papa norteamericano después que Donald Trump hizo esa imagen con la inteligencia artificial? Es raro, ¿no? Raro, pero tal vez es coincidencia. No sé qué pensar. Hago un short ahora de los últimos 49 segundos. Y me digan, se estaba hablando de esto hace unos 7 minutos. ¿Qué piensan de que hay un papa yanqui después de que Donald Trump hizo esa famosa caricatura de él mismo vestido como papa? Monique de Oliveira: la verdad, aún no tengo ninguna opinión del papa. Prefiero esperar un poco. Credo que su nacionalidad no debería influenciar en su personalidad. Lo espero, pero hay ese antecedente de la caricatura que hizo Donald Trump con la inteligencia artificial. Entonces me parece que a muchos le pareció, valga la redundancia, que fue una coincidencia muy rara, pero puede ser que no tenga nada que ver. Que no hayan querido, no hayan querido decir nada, que solamente como todos nosotros podemos refigurarnos vestidos de ninja, de samurái, quién sabe. Ha sido solamente una coincidencia, pero siempre Trump hace cosas que se parecen coincidencias y no tienen sentido. También sus discursos que los interrumpe. Dice que el presidente de Hungría es el presidente de Turquía, o incluso habla de Erdogan como el premier, ¿no? Porque hay similitud en el inglés entre turco y pavo. Y él se equivoca y dice pavo, el bicho che come nel Thanksgiving Day. Ora, no, adesso non so se mi seguite dall'Italia o da Latino America. Se mi seguite dall'Italia, scrivete qua sotto. Si stava parlando del Papa, di Donald Trump, ma si può parlare d'altro. Questo è un luogo dove chiacchierare, è una bettola dove chiacchierare. Este es un lugar, una fonda en la que charlar, así que pueden hablar de lo que quieran. Pueden hablar de lo que quieren, pueden intervenir como quieren.
así es, vamos a esperar. Y sí, hay que dar tiempo al tiempo, porque siempre el tiempo pasa a tiempo. En el bien o en el mal pasa siempre a tiempo. Eh, Monique de Oliveira, soy de Brasil. Yo pido perdón porque yo hablo italiano. Ah, se voi parla in italiano, Monique de Oliveira. Si querés hablar en italiano, yo lamentablemente no hablo ese lindo idioma que es el portugués, porque es muy parecido. Además, por ejemplo, yo tengo amistades que son de Galicia, gallegos, que hablan un español muy parecido al portugués. Así que el portugués, sobre todo de Brasil, no de Portugal, no es muy distinto del español que se habla en Latinoamérica. Es muy parecido. De hecho, los portugueses y los brasilianos saben entender el español. A veces los latinoamericanos no entienden los brasileños. Pero no tienes por qué pedir perdón, ¿eh? Es lindo el idioma portugués. Y si sabes hablar el italiano, mejor. Hablas mi idioma. Quando quieras scrivi in italiano. Allora, a voi che vi sembra l'elezione del Papa, che hanno nominato il Papa? Non so come dire. Non so come dire quello che è successo, però come vogliamo dire le elezioni del Papa eh, che hanno eletto un nuovo Papa sul soglio apostolico, non so, sono frasi così. Poi vabbè, ci sono tutti i conflitti nel mondo, quelli esistiti, quelli che anche stanno venendo nuovi conflitti. Purtroppo per tutti noi, e sempre più conflitti. Non si sa ormai perché c'è tutta questa moda dei conflitti, che addirittura fra Pakistan e India un nuovo conflitto. Ce ne hanno avuti tanti nel passato, ma mai un'escalation come nel presente. Mai un'escalation, una tensione come palpabile, con aggressioni, vere e proprie aggressioni. Ma tutto questo è colpa della Russia, di Putin, perché quando si iniziano i conflitti in tutto il mondo, gli altri paesi, invece di impegnarsi a cessare quel conflitto, più passa il tempo, più si impegnano a risolvere i loro problemi, e qui con conflitti. Se nessuno frena la Russia, allora India e Pakistan iniziano a aggravare le loro tensioni fino a che arrivano a uno scontro, come è successo, e fino a che quello scontro non sfocia in una guerra, cosa che purtroppo è possibile che succeda, in una guerra molto pesante, magari non con il nucleare, ma in una guerra molto pesante. Poi vi voglio chiedere, non l'ho voluto fare all'inizio per bon ton, però se mi volete aiutare a portare avanti questo canale, qua partecipate con una super chat, una super chat, sticker, potete comprare anche in questa chat abbonamento, regalare abbonamento, e sotto un mio video comprare un super grazie. In questo modo i vostri commenti si evidenzieranno ed io anche tratterò degli argomenti a richiesta. Salve Nicoletta, e non so leggere poi il cognome. Ciao Nicoletta, salve, buon fine settimana.
Se poi sponsorizza il mio canale, abbonati, regala un abbonamento, compra un super grazie, partecipa qua con una super chat, uno sticker, il minimo io l'ho ridotto il minimo a 99 centesimi di dollaro, meno no, perché Nicoletta Starvacchi, ah bene, bellissimo nome, immagino che sei greca. Ah, non riesco a fare, ecco gli ultimi, ho fatto già uno short. E greco, bellissima la Grecia, io ci sono stato in vacanze da bambino, bellissima la Grecia, bellissimi ricordi. Entonces les decía que no lo dije al inicio, si usted quiere soportar este canal, compren acá en chat, super chat, sticker, mínimo 99 centavos de dólar, y pueden abonarse, regalar abonamientos, y debajo de un vídeo mío, cuando también esta live no será más una live, será un vídeo, comprar super gracias. De esta forma me ayudarán mucho. El límite mínimo es de 99 centavos, no es mucho, y sus comentarios serán puestos en evidencia. También yo haré vídeos bajo pedido si ustedes compran algo y regalan. Nome vero, dove che, dove si può comprare? C'è un segno del dollaro qua nella barra dove scrivi la chat, c'è un segno accanto alla faccina, c'è un segno di dollaro. E sempre che sono andato in onda con il mio canale monetizzato, ne ho tanti, e quindi fai clic lì e appare l'opzione di comprare abbonamento, regalare abbonamento a qualcuno che abbia un account di YouTube, comprare super chat o sticker. Nicoletta Starvacchi, che ne pensi del nuovo papa Nicoletta Starvacchi, e che ne pensi della vignetta che si è fatto Donald Trump di lui vestito da papa con l'intelligenza artificiale? Eh, beh, io sono stato a Atene e poi non mi ricordo, c'ho delle foto, ma non mi credo che sono stato nell'Acropoli in Atene, ma no, non mi ricordo, anche in una spiaggia, ma proprio l'itinerario, sai, avevo meno di 8 anni, forse 12 anni, 8 anni, no? C'ho delle vecchie foto, ma non le ho qua con me. E tu di dove sei? Nicoletta, Nicoletta lo sono riuscito a leggere in greco, ma ti dirò che il cognome Starvaki, Kalamata, ah, deve essere una bella città. Eh, io seguivo molto un attore greco, un gran attore greco o di origine greca. Ah, Peloponneso, dove c'è stata una guerra, la guerra del Peloponneso, 2000 anni fa. Seguivo molto un gran attore che forse era nordamericano di origini greche, che anche quando non faceva Kojak, si trattava di, adesso ci ho avuto un lapsus, mi è venuto in mente, mi è venuto in mente il suo nome e mi è venuto un lapsus. Eh, come si chiamava? Kojak, interpretava Kojak, per quello mi è venuto il suo nome in mente. Di cognome faceva Savalas, ma non so se era Peter Savalas o
il nome mi sembra che era anche greco, però faceva Savalas in cognome e ha fatto tanti film anche della guerra. Savalas, sì, che, che lavorava con un che anche il personaggio Kojak. Miso Teres TV, hola, ¿cómo va? Hello, dearest friend Teres TV. Federico Bargiacchi, viva Circello, viva il Circello. Teres TV, what do you think about the new pope? Federico Bargiacchi, cosa ne pensi del nuovo papa? Cosa pensi che giusto dopo la caricatura di Donald Trump prima del conclave hanno eletto un papa nordamericano? Sembra una coincidenza strana a molti nel web, o no? Tu che ne pensi? Lei di dove è? Roma, carissima amica. Credo che si chiamasse Ted Savalas. E poi c'aveva tanto il personaggio Kojak che interpretava come lo stesso Savalas, c'aveva non so se un cugino, un fratello che lo chiamava, no, come aiutante e che era veramente parente suo, che sempre lo rimproverava. Allora partecipate del sondaggio. Do you like new pop? Ti piace il nuovo papa? Ti gusta il nuovo papa? Not. E per via della caricatura sembra anche strano che sia stato eletto, sembra strano, ma di cose strane in questo mondo ne succedono tante, come per esempio che il 90% delle persone che mi seguono in live mi guardano dal televisore, per quello che non partecipano nella chat. Notizie da Iva. Come? Iva Zanicchi? Che gli è successo a Iva Zanicchi? Era lei o un'altra che cantava finché la barca va, lasciala andare finché la barca va, tu non remare, re mare, il re del mare, Nettuno. È simpatico come lo era Papa Francesco. Ah, bene, mi fa piacere, quindi vota, magari hai già votato. Non so a che serve fare dei sondaggi nelle live, magari aumenta la popolarità, le reaction, quindi fate votate, votate, vediamo un po'. Io ogni tanto cerco, questo è il mate che prendo a colazione, è una foto vecchia, ma insomma così come è stata questa, è stata anche questa mattina con il bollitore, la pava, e questo è il mate, la bombigia, la yerba mate. Per mettere le foto non leggo la chat. Allora, out da Woods Country Rap News, it's Luigi. Ah, bene. Hello and have a great weekend out da Woods Country. Federico Bargiacchi, voterai ai referendum di giugno della CGIL? Sì, e io voglio votare, ma non so, caro Federico Bargiacchi, se bisogna votare a tutto sì o no, perché io non voglio che tolgano ai discendenti di origine italiana, anche di quarta o decima generazione, la possibilità di reclamare la cittadinanza italiana, perché la Meloni vuole fare questo, vuole fare che fino alla seconda generazione, ossia se sei figlio di italiani o se tuo nonno era italiano, puoi reclamare la cittadinanza italiana, ma già se lo era il tuo trisnonno o parenti da parte del tuo trisnonno, no.
e io non voglio che questo succeda, perché io non ho contro l'ospitalità degli extracomunitari, ma stanno prendendo tanti extracomunitari e gli italiani e quelli di origine italiana che hanno cultura italiana e idioma italiano, che risiedono in tutto il mondo o che hanno parte della loro origine italiana, magari parte asiatica o africana, non li vogliono prendere. Ma come? Vengono persone che non hanno nessuna discendenza italiana, né da parte di madre, padre, nonno, nonna, bisnonno, bisnonna, decima generazione documentata, e invece prendono tutti gli altri, e io non sono d'accordo. Quindi dimmi cosa devo votare per impedire che impediscano ai discendenti di italiani di qualsiasi generazione di reclamare la cittadinanza italiana. Ho salvato anche questo short. Allora, out the woods country, thank you, you welcome. Teres tv, due nasi, two mouth, I don't know what is meaning for. Ha pubblicato due nasi, forse io in riferimento al papa lo posso indovinare, ma non lo dico, non lo esplicito, no? Nicoletta, ho vissuto per 5 mesi a Roma, ho fatto il programma Erasmus presso l'Università La Sapienza, abitavo a Guidonia. Ah, che bene, brava, bella la sua città, grazie. Io comunque vivo a Casalpalocco, tra Eur e Ostia Lido. Ogni tanto vado al centro. Grazie, grazie mille. Anche Grecia è bellissima, mi immagino non solo Atene. E d'altra parte, Nicoletta, l'Occidente moderno ha avuto due culle. Una che è Atene in particolare, che è la culla della filosofia e del pensiero astratto e scientifico, almeno occidentale, perché poi c'è da mettere anche l'antico Egitto. E l'altra culla che è Roma, che è la culla del diritto romano. Quindi l'Occidente moderno c'è la filosofia greco-romana e poi il diritto romano, che è diventato, quando l'impero si è convertito al cattolicesimo, il diritto cattolico ecclesiastico canonico. Nicoletta, esatto. Federico Bargiacchi, sei pro o contro il Jobs Act di Renzi? Io mi ricordo che voleva fare un Job Act anni fa e voleva addirittura riformare la Costituzione, veniva un pasticcio. Io non so, mi devo informare per fare un video al rispetto, per dire se bisogna votare o no. Sta dentro questo referendum il Jobs Act o no? Perché io non voglio che gli italiani all'estero perdano i loro diritti per colpa del Jobs Act, perché di sicuro se questo Job Act, che poi perché il nome dei referendum non li mettono in italiano, madonna benedettola, li devono mettere in inglese. Ma che stiamo a Chicago, New York, Chicago, New York, Chicago, ma che stiamo negli Stati Uniti, a Londra? Perché non mettono il nome del referendum in italiano? Poi uno non ci capisce niente. Jobs Act, che vuole dire? Non lo so, io l'altra volta ero contro decisamente, perché c'erano dei punti che non mi piacevano. D'altra parte dicono che danno più diritti ai lavoratori, poi gli unici che guadagnano di più sono i sindacalisti, perché c'è sempre più mobilità, sempre più capito, sempre più mobilità, e io non so che pensare del Jobs Act. Non so, sempre più mobilità, voleva riformare la Costituzione, dei brogli, degli imbrogli. Anche Berlusconi ci ha provato. Non so che può venire di tutto questo.
e Keiko una Silla, mi puoi salutare? Mi chiamo Sergio. Ciao Sergio, ciao e buon fine settimana. Buon fine settimana. Allora, vota qua il sondaggio. Ti è piaciuto o no il nuovo papa? E poi se puoi supportami, se potete supportatemi. Nella chat troverete un icono del dollaro vicino alla faccina degli emoticon, e regalate un abbonamento, comprate un abbonamento minimo 99 centesimi di dollaro, comprate un super chat, un super grazie, e sotto i miei video poi, anche questa live quando sarà un video, potete comprare un super grazie. I vostri commenti si evidenziano, qua apparirà che avete apportato una donazione e io faccio video a richiesta a chi mi fa delle donazioni. Ah, grazie. Eh, grazie Sergio di esserti iscritto. Grazie, grazie mille. E se poi condividi questa live che ancora è live, oppure condividi dei miei video quando li guardi, almeno così mi aiuti, e commentali se puoi. Poi magari se tu hai del contenuto vengo a vedere il tuo contenuto e lo commento. Naturalmente non commenti del tipo ho commentato, vieni a commentarmi il mio video, perché non va. Se no, o commenta qualche aspetto del video di bellissimo video, e io vengo subito a vedere il tuo video, non c'è bisogno di dire vieni a vedere il mio video, perché oppure ho fatto un nuovo video, vienilo a vedere, ecco. Allora sì, allora Teres TV, ciao, come va? Bene, Teres TV, hello, ok, ciaccio 8 voti. All'88% delle persone è piaciuto il nuovo papa, all'88% della gente le gustò il nuovo papa, to 89% has like the papa. Io l'inglese lo parlo così, insomma, de pope. Non so poi come rendere pubblico il sondaggio, perché una volta che è finita la live, YouTube, G-Town, where you at? I'm Santen Chan and I'm from Rome. The arrest YouTube. Thank you me for be here and enjoy a great weekend. There's YouTube. Sta entrando un sacco di gente nel ballo, quindi mi piace perché così conosco un sacco di persone. Life with Darnell, what got you into streaming and what keeps you motivated to keep going? It's a good question. Enjoy a great weekend. Life with Darnell. I'm motivated in this live to chat with people about the thing that people like talking about. So what do you want to talk about? And if you want, please support my channel with a donation on super chat, sticker, a monthly subscription, or super thanks. You can gift a monthly subscription to a person you like. Here
you have the dollar button for buy subscription, super chat, stickers. I have to buy a new phone and YouTube have to pay me $18 and will pay me if I arrive a $100. YouTube, dicevo, mi pagherà quando arriverò ai $100, ancora mi deve $80. Se voi mi donaste un po' di denaro arrivo a ritirarle subito quei soldi. Mi mancano $20 per arrivare ai 100. Adesso mi seguono in 8 persone, forse si iniziavo prima la live. Ho fatto uno short nel mio canale secondario che seguono, diciamo, meno persone, solo 1000, e lì se lancio una live in pratica non conosco molta gente, invece qua sì. Palestrato Gabbo 07, ciao, come va? Buon fine settimana. Che ne pensi del nuovo papa? Partecipa al sondaggio qua giù. Ti piace il nuovo papa? Ti sembra strano che dopo una caricatura di Donald Trump fatta con l'intelligenza artificiale da lui stesso, si è automemato e sia stato eletto un papa al soglio pontificio nordamericano? Che te ne sembra? È carino. Ah, bene, se puoi supporta questo canale, mi sto avvicinando, cioè sto ancora a circa $80, ma compra un super chat, uno sticker, schiaccia il bottone del dollaro, regala un abbonamento minimo 99 centesimi di dollaro, oppure abbonati, oppure sotto un mio video compra super grazie. Il commento sarà evidenziato. Ah, giocando, scusate, ma succede il patatrack. È successo che si è picchiata una finestra, una porta, però non è successo nulla. Ecco qua. E così con sa ho avuto caldo io quando mi filmo per molto tempo, poi poi sudo, non so perché. C'è chi sumo e c'è chi sudo. Allora ciao, c'è cosa Silla, hello, palestrato Gabbo 07, c'è tra tutti proprio un americano. Eh sì, ma dopo la caricatura di Donald Trump, capisci? Chiamala Psycho in live, e non posso da questo cellulare, non posso perché vado a vedere che si sarà caricato quell'altro, perché ti dicevo non posso, perché speriamo di no, che non sia arrivato al 100%. Non posso perché mi ha fatto ricordare del cellulare, per non voglio che sia arrivato. Di sicuro sarà arrivato 67, no, ancora si deve caricare, bello caldo, ma non posso perché con questo, se vuoi chiamala tu, ma io non ho Telegram in questo cellulare, ce l'avevo ma si è levato, non so perché, e ogni volta che bisogna fare una connessione a nuovo apparecchio ti fa pagare uno scatto, allora un sms, allora ho detto no, basta,
non lo rimetto più nel computer, poi dicono che sia, insomma, però ecco, se mi potete fare arrivare ai 100 dollari, così ci sono dei cellulari tipo Tecno Camon 40 special, non so che cosa, che costa 200-250 dollari. C'è il Infinix Note 50 Pro Plus, che forse costa di più, altrimenti devo andare verso, che costa anche di meno, però è carino. Poi già ho avuto tre Motorola, devo andare a comprarmi un Motorola Moto G 86, che in qualcosa è migliore, ma non in tutto, però perlomeno c'è più assistenza tecnica, più anni di, addirittura dovrebbe avere 200 megapixel di camera, che poi alla fine uno sceglie il cellulare anche per la camera principale e non la usa, perché io le live le sto facendo con la camera selfie, non con quella principale. Grazie, grazie per... è così, è così. E che dire, allora abbiamo visto che già ci sono 10 voti, vediamo chi va vincendo, se il papa piace al mio pubblico meno. Al 90% delle persone il papa piace, al 10% no, quindi una persona su 10. Poi naturalmente ci devono essere delle ragioni, cioè per quale ragione non piace, per quale ragione non piace il papa, e questo non l'ho chiesto. E questo non l'ho chiesto, e voi se potete scrivete per quale ragione non vi piace, non vi piace il papa. Si puede, ne escriban por cuál razón les gusta o no el papa. Poi io purtroppo anche questa volta, siccome mi segue un pubblico internazionale, non potrò fare il doppiaggio audio perché per il momento non fa di molti idiomi il doppiaggio, quindi solo nei video dove parlo bene, parlo in un unico idioma. Il mio nome si pronuncia Secuna. Ah, bene. Eh, non so se sono tipo gli scherzi telefonici che faceva Bart nei Simpson a Mod, il cantiniere, no? Perché c'è stata una volta che mi hanno specificato il mio nome si dice così, e poi sono andato a vedere era qualcuno in un gruppo di Telegram, oppure no, Secuna, va bene, si pronuncia così. Se ti abboni, era Caruna, no? Che Caruna che mi diceva chiamami Caruna, e poi non so che allusione aveva, però guardate, guardate che sfondo, guardate, no? Che sfondo, che sfondo bello, no? Che sfondo. Ma chi sarà mai? Ma chi sarà mai? Io ho sempre pensato che sarebbe stato bello essere papa, però a non avere più di 30 anni. Adesso ne ho di più, però se mi potrebbero eleggere papa adesso ancora sono abbastanza giovane. È un peccato essere papi ai 70-80 anni.
che ci vai a fare come papa? Invece vivere in città del Vaticano con una cinquantina d'anni ancora e godertela, no? Come in un film di Pippo Franco che usciva a parlare dalla finestra e gli pesavano gli anelli che aveva. A me piacciono molto gli anelli, quindi avere anelli d'oro con pietre preziose, come un moderno teocrata, no? Assolutista. Ci piace il nuovo papa. Ah, bene, bene, sono contento. Peccato non poter essere io il nuovo papa. Questa idea ce l'ha avuta anche Donald Trump. Ma, ma voi, ma voi, che ne pensate? Eh? Che ne pensate delle mie live? ¿Qué piensan de mis lives? He empezado tarde, quería empezar media hora antes o una hora antes. Veo que las lives las siguen muchas personas. Las lives las siguen muchas personas. Sobre todo estas en vertical, no las hago más en horizontal. Non faccio più le live in orizzontale da quando ho visto che quelle in verticale sono viste persino dalla televisione, dagli apparati televisivi, logicamente smart tv o le tv che abbiano android tv o chromecast. Infatti molti non partecipano della chat perché mi guardano dalla tele e con il controllo remoto generico no. A te piace il nuovo papa? Bella domanda. Sì, non c'è un motivo per il quale non mi piaccia. D'altra parte non mi è mai stato antipatico nessun papa, quindi non è che dico nei confronti di altri questo è cattivo. Come dire, non mi piace il presidente di quel paese, voglio dire, i presidenti, i primi ministri e i cancellieri li dovrebbero votare la gente, i papi li vota Dio. Dicono che i papi li vota il Santo Spirito attraverso, come se fosse un burattinaio, i cardinali che hanno diritto a voto. Dicono, io essendo ateo non ci credo, non credo che sia il Santo Spirito che ispira le persone, credo che ci siano delle mire come in ogni stato del tutto politiche e quindi questo è il sistema di voto del Vaticano. È un po' come il sistema di voto nordamericano, perché anche in Nord America ci sono i grandi elettori che voteranno il presidente, ma prima questi grandi elettori, il collegio dei grandi elettori di ogni stato, è votato dai cittadini. Quindi i cittadini votano per i partiti e i partiti voteranno per i grandi elettori voteranno per il presidente, logicamente del proprio partito, non è che vanno a votare un altro. Ah, ecco, hai cancellato un messaggio, carissimo Sailla. Ma perché non ho fatto un tempo a leggerlo? Boh, ero distratto. Palestrato Gabbo 07. Chan, sono tornato. Bene, sono contento. Palestrato Gabbo 07, sono stato operato, mi dispiace tantissimo. A che ti hanno operato? Spero che tutto bene adesso. 12 voti nel sondaggio, 12 voti e 12 persone qua presenti. Vediamo un po', 2 voti in più. All'83% delle persone piace il nuovo papa,
al 17% no. Adesso devo fare, non ti dicono quante, 12 persone, forse a 2 persone, a 3 persone non piace il papa. Che dio ti benedica. Grazie, grazie mille. Non ti chiedo perché me lo dici. Comunque non sono stato io operato, ho letto che palestrato gabbo 07 è stato operato, se si è malinteso, però ecco, ti ringrazio, che dio mi benedica, caro Sailla o Silla, però benedicimi pure tu, aiutami, cerca di aiutarmi, fai una donazione o due di 99 centesimi o di più, puoi anche mettere 200 euro, non voglio limitare la tua generosità, puoi anche fare un abbonamento di 200 euro al mese, così pago tutte le mie spese, poi cambio di cellulare, oppure vediamo se questo ancora non è caldo, oppure puoi regalare abbonamenti, puoi comprare super grazie tutte. E i tuoi commenti qua in chat, se compri super chat o sticker, saranno messi in evidenza in qualche modo. YouTube dice così. Entonces me cuenten qué sucede en su país, si me están siguiendo de América Latina, de cualquier lugar en donde se habla español, y que tengan un feliz fin de semana, pero me digan qué sucede en su país. Escríbanlo acá abajo en la chat. Un montón de gente me sigue desde el televisor y no pueden escribir. Eso lo lamento mucho. Sono tornato e che ero uscito. Ah, bene, ma sei tornato Secuna? Secuna, sei tornato dalla stanza accanto, stai nel computer. Secuna. Secuna, dove sei stato di bello? Ah, ecco, io ho un estensore di wifi per potermi muovere in casa. Io c'ho un estensore di wifi che lo metto nella presa della corrente, dove c'è il router, e poi in una sala dove voglio stare, e c'ho la segnale sempre alta. 12 voti. Voglio schiacciare questo bottone, speriamo che non si interrompa la live. Ah, ecco, uno non si può filmare, che filmare non è il film al mare. Entonces ¿qué pasó últimamente en América Latina, en España? Me lo cuenten, me lo cuenten, me lo digan. La vita, che bella la vita, basta avere un'ombrella
ti gira la testa, se si fa festa, non so come, non so com'era, succumbi succumba, tralalero tralala. Mm, 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 mm. E... bestia, che figura. Ciao Marco, come va? Buon fine settimana. Buon fine settimana. E mi raccomando, se poi supporta questo canale, compra un super chat, uno sticker nella chat, minimo 90 centesimi di dollaro. Poi c'è l'icono a forma di dollaro, lì puoi selezionare se regalare un abbonamento, comprartelo tu sempre a 99 centesimi di dollaro. Sotto i miei video puoi comprare un super grazie, minimo 99 centesimi di dollaro. Marco, buon fine settimana anche a te, grazie. E poi partecipa al sondaggio. Ti piace il nuovo papa? Sì, no, e in chat scrivi il perché. A me sembra molto strano che dopo la caricatura che si è fatto con l'intelligenza artificiale Donald Trump vestito da papa sia stato votato un papa nordamericano. Mi fa molto specie, ma magari lui l'ha sparata lì. Eva Kuruskova, Slovacchia. Buon fine settimana Eva Kuruskova, buon fine settimana. Enjoy a great weekend Eva Kuruskova. Sì, mi piace, dice Marco. Saila dice ha detto ciao. Ah, adesso YouTube mi dice che quando qualcuno saluta ha detto ciao. Gun Blood Scissor, ciao carissimo amico mio e buon fine settimana. Ho inviato uno sticker da 20, ma Google mi sta per rendere il rimborso perché è successo un problema in fase di ricezione. Ah, che disastro, che disastro. Questa Google, questa chissà che cosa sarà successo. Qua infatti non vedo nulla. Comunque grazie, l'importante è il pensiero. Gun Blood Scissors. 20 euro, madonna mia. Mannaggia, vabbè. Vabbè, se poi non te li accetta compra un super grazie sotto un mio video o sotto questa live quando sarà finita. E che ne pensi Glad Scissor del nuovo papa? Qua c'è un sondaggio, mi sembra che c'è stato un nuovo voto, forse sei stato tu. Ho fatto un altro shortino degli ultimi 48 secondi, 49 secondi, e quindi cambiamo fondo. Ah, allora guarda un po', la prima volta che mi vogliono fare una donazione così alta, un regalo così alto, e Google rifiuta. Google, ma no, ma che, ah, ho detto si è attivato, non posso più dire si è attivato il motore di ricerca perché ho detto Google, si è attivato, l'ho detto due volte e si è attivato. Andava, cioè, di qualcosa che Google cerca. Allora, che cose da pazzi, per poco si interrompeva la live perché ho nominato l'azienda, si attivava il motore di ricerca. Allora Gun Blood Scissors ti dice, ci dice, ti dice, ci dice, mi dice non mi piace troppo il nuovo papa, sinceramente. Escono tutti parlando come degli ingenui.
beh, certo. E poi, ma a me resta il sospetto che dopo la caricatura che Donald Trump si è fatto di se stesso con l'intelligenza artificiale, in pratica non so, non credo che quella caricatura abbia influenzato la decisione del collegio apostolico, come si cavolo si chiama, elettorale, ma insomma è un qualche cosa che pesa, no? Si fa sentire. Giuseppe, ciao Giuseppe, buon fine settimana. Allora vota il sondaggio, magari l'hai già fatto. A me sì, dice Giuseppe, vediamo un po', vediamo, diamo tempo al tempo. Poi se mi vuoi supportare economicamente, caro Giuseppe, compra super chat, sticker, faccio video a richiesta a chi si abbona al mio canale, minimo 99 centesimi di dollaro, o che compra un super grazie. Fammi arrivare 100 dollari perché YouTube mi deve pagare 80. Purtroppo adesso Gun Blood Scissor, che ha voluto regalarmi 20 euro, e ci ha avuto dei problemi con Google, e purtroppo 15 voti, 87 dei quali dicono che gli piace il Papa, 13 no, quindi le proporzioni sono rimaste più o meno uguali rispetto a quando hanno votato in 12. Non so quanti hanno votato per il sì e per il no, perché devo fare un calcolo, però 87 a favore del sì e no contrari il 13%, quindi ci abbiamo fumata bianca. Vediamo un po', vediamo, non ci resta che vedere. Non ci resta che vedere. Non ci resta che vedere. Vedere che e vedere quello che farà il Papa. Se adotterà un'altra linea con rispetto a Papa Francisco. Sara Franceschini, ciao Francesco, abemus papam. Buon fine settimana a tutti, ciao, buon fine settimana. Francesco, ah, Francesco, avevo letto forse Francesca. Francesco, abemus papa, Sara Franceschini, ciao, buon fine settimana. Se volete appoggiarmi, supportarmi, perché YouTube mi deve pagare 80 dollari, cioè devo arrivare ai 100 dollari, fate una donazione, super chat, sticker, abbonamento, regalate un abbonamento, minimo 99 centesimi di dollaro, non è molto. Francesco, grazie anche a te, prego. Sara Franceschini, grazie anche a te. Allora, se volete abbonarvi al mio abbonatevi al mio canale, io faccio video a richiesta, soprattutto a chi compra super grazie, abbonamento. Fatemi arrivare ai 100 dollari, devo cambiare cellulare, non so se prendermi un Infinix, un Tecno o qualcosa di meglio, come per esempio un Motorola Moto G86. Ai ai ai, si sta surriscaldando questo cellulare vecchio. Gli tolgo, sta incandescente, gli tolgo la custodia. Non mi sono reso conto che ce l'aveva, cioè non mi sono reso conto. Poi si sta rovinando qua la pellicola protettiva dello schermo, a forza di metterlo con qua. Devo trovare la giusta angolazione adesso. Allora, come dire, adesso c'è un picco di 43 spettatori, incredibile.
che piensan del nuovo papa? Già votarono in 21. Che pensate del nuovo papa? What do you think about new pope? Greet me on the chat, escriban en la chat. Acá se habla de cualquier cosa, escriban de lo que quieren que yo hable. Qua si parla di qualsiasi cosa, eh? Scrivete di ciò che volete che io parli. E mi conoscete, adesso mi conoscete, io sono Santen Chan, lo youtuber italiano più famoso nel mondo, e vi invito a conoscermi. Se sono lo youtuber più importante del mondo, vi invito a conoscermi, così poi mi riconoscete. Se mi conoscete mi riconoscete, ma guardate anche video che vi suggerirà YouTube di guardare di me. Credo che domenica o sabato, oggi stesso, non so, non me lo ricordo, speriamo di no, ci sarà una premiere nel mio canale secondo, che faccio la spesa in Carrefour, e forse era oggi. Allora mi sono perso la premiere, mi sono perso la mia stessa premiere, che dovevo partecipare nella chat, ma vabbè, tanto era un video già filmato in 8k, risoluzione 8k, quindi pensate un po', 4 ore a editarlo nel computer per poi pubblicarlo nel canale secondario. Infatti adesso lì non pubblico più nulla, pubblico tutto qua, però nel mio canale in spagnolo ho pubblicato dei video, e qua c'ho anche tanti video che non sono in elenco perché non li metto quasi più in Premiere tanto tempo prima. Se voi volete vedere i video che non sono in elenco, andate nella lista di riproduzione i videoblog di Santen Chan e troverete che ci sono una decina di video non in elenco, e poi due non in elenco nella lista di riproduzione gastronomia casereccia. Ma ripeto, scusate, se volete potete fare delle donazioni a questo canale, mi aiuterete molto, perché YouTube mi deve pagare 80 dollari a arrivare ai 100 dollari. Purtroppo il mio amico fedele seguace Gun Blood Sisters mi ha voluto regalare uno sticker, però ha avuto problemi di pagamento, quindi se tutti voi vorreste donarmi qualcosa, anche 99 centesimi di dollaro, sta bene. Vediamo, qua non so perché non è, vediamo, 21 persone hanno votato, intanto mi stanno seguendo tante persone, ma 33, ma nessuno interviene nella chat. Spesso ho anche centinaia di persone, nessuno scrive in chat, non so perché, nessuno scrive in chat. Ho avuto 8 like, grazie. Allora, 21 voti. Do you like new pope? Ti piace il nuovo papa? Ti gusta il nuovo papa? 76% dice sì, 24% no. Adesso di fare un calcolo, quant'è il 24% di 21? È la madosca. Allora, che dite di bello?
io sto aspettando perché potrei parlare dei tanti conflitti che ci sono nel mondo, che adesso ne arriva un altro, speriamo di no, tra Pakistan e India, forse anche si decide Cina a aprire nuovi fronti in questa che ormai è sempre più una terza guerra mondiale, ma come diceva già Papa Francesco da molti anni prima dell'invasione russa in Ucraina, una guerra mondiale in vari fronti divisi, non un'unica guerra mondiale come è stata la grande guerra e la seconda guerra mondiale, ma una grande guerra divisa in settori molto limitati. Quindi Cina può aprire un conflitto con Taiwan, invadere Taiwan, ma può anche crearsi un conflitto con l'India, che anche lì disputa dei territori, come il Pakistan con l'India, oppure anche con la Russia. Se Russia si indebolisce moltissimo, invece di supportarla, la va a invadere, perché Russia ha preso molte regioni che peraltro la Cina imperiale aveva conquistato nella Siberia asiatica. E Russia gliel'ha preso la Cina. Allora la Cina ha sempre rivendicato, anche con azioni violente, il territorio che Russia gli avrebbe preso. Quindi di dispute se ne possono iniziare tantissime, addirittura riaprire il conflitto tra Irlanda del Nord e Irlanda. Poi Donald Trump voleva occupare Groenlandia, comprarla, vuole annettere come 51esimo stato il Canada, vuole annettersi magari il Messico. Invece di moderare il tutto, sembra che le cose vanno peggiorando. Non c'è più moderazione, perché gli Stati Uniti ormai non hanno più un ruolo moderatore nel mondo. E voi di tutto questo che pensate? Io intanto metto degli sfondi, ma le foto che ho sono quelle. Le foto che ho sono quelle. Un bel cappuccino. E quindi ditemi voi che pensate di tutto questo ambaradà mondiale. Non so quanti mi seguono, che mi seguivano prima. Che pensate di tutta questa farloccaggine mostruosa mega galattica? Qua è venuto un mio cane. Che pensate? Ditemi un po' che pensate, fatemelo sapere. Poi vi prego, fatemi comprare un nuovo cellulare. Certo, se vorreste donarmi denaro sufficiente, posso scegliere tra un Samsung Galaxy S25 Ultra, un Motorola Edge 30, no, un Motorola Edge 60 Ultra, oppure un iPhone Pro Max 18, un iPhone 18 Pro Max o 17. Y me están siguiendo 13 personas ahora, no sé si hablan español, pero me siguen. Les agradezco. Si quieren participar en la chat sería muy lindo, sería constructivo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué dicen del nuevo papa? Hanno votato 21 persone. Tengo que
tengo que ver si se cargó el celular. Ay, me olvidé y no quiero llegar al 100% de carga, aunque si por una vez no pasa nada, pero mejor que no. Ah, 86. Justo, justo. Eh, me acordé justo a tiempo. 86 está bien, 86. Aconsejan cargar el celular hasta el, eh, el 80, máximo 86% de carga, para que no se recaliente demasiado y para que no haga un ciclo completo de carga. Allora, Fiorenzo Pedone, ciao Fiorenzo Pedone, buon fine settimana. Se poi supporta il mio canale, minimo 99 centesimi, perché YouTube mi deve pagare, ancora mi deve pagare 80 dollari e mi potrò ritirare il pagamento quando avrò fatto 100 dollari. Allora, se puoi, caro Fiorenzo Pedone, eh, fai la tua donazione, super chat, sticker, abbonamento, regala un abbonamento, compra super grazie sotto un mio video. Se per esempio un mio video ti è piaciuto anche di 12 anni fa, tu con il timeline scrivi: hai parlato al minuto 32 di questa cosa, compra un super grazie magari di 99 centesimi, di 2 dollari, e io andrò a vedere di che cosa si tratta anche nel contesto del video, perché magari dura 40 minuti il video, e ti rispondo e magari faccio un altro video sull'argomento del quale parlo in quel video. Però dovresti, Nuccia, puoi salutarci, siamo Linda e Laura. Ciao Linda e Laura e buon fine settimana, e soprattutto vi domando a voi, Linda e Laura, e a Fiorenzo, se vi piace il nuovo papa. Scrivete, votate qua il sondaggio. È una coincidenza secondo voi, e questo lo dovete scrivere nella chat, che dopo la caricatura che Donald Trump si è fatto con l'intelligenza artificiale venga eletto un papa nordamericano? È una coincidenza? Lui si è messo di straforo oppure è una suggerenza? È una coincidenza troppo strana per essere una coincidenza. Voi che ne pensate? Voi che ne pensate, eh? Intanto scegliamo c'ho poche foto dalle quali hanno votato in 23. Allora, do you like a new pope? Ti piace il nuovo papa? Ti gusta il nuovo papa? Yes, 78%, no 22%, più o meno c'è stato un voto in più. Ahora me están siguiendo solamente 3 personas. He llegado al punto más bajo de esta live. Bueno, aparte cuando empecé, que por unos minutos no me seguía nadie. Y yo veo que le gusta a mi público las live en vertical. Ahora 2 personas me siguen, 2 personas me seguono.
Guardate che bel pranzo, una minestra, non so se di lenticchie, sì, di lenticchie, minestra di lenticchie e bruschetta con aglio a pezzi sopra, non soltanto grattato ma anche a pezzi. Proprio questa è una bruschetta ammazza vampiri perché li stende. Gun blood scissors, a te piace il nuovo papa? Sì e no, cioè mi sembra strano che dopo la caricatura abbiano eletto un papa nordamericano. Tutto qui, che coincidenza, che genio che ha Trump. Lo ha potuto anche compromettere, però ancora non ha fatto nulla. Io non giudico le persone da come parlano. Certo, sembra molto motivato. Io ho visto la sua prima intervista, le origini sue, dei suoi nonni, bisnonni. Non so, non so perché il primo giorno non si può giudicare, sarebbe dopo 100 giorni, magari dipende. Certo, poi si è visto che anche Voitila, anche altri papi con le loro opinioni non è che possono influenzare molto, non è che questo papa fermerà tutte le guerre, risolverà tutti i conflitti. È logico che per quanto buono sia, cioè il suo ruolo è quello di guidare come pastore le anime delle pecore, li pecori, non è quello di fare mandare delle task force per, fermare i conflitti. Filippo La Forgia, buonasera, buona vita da una famiglia in camper. Ciao Filippo La Forgia, buon fine settimana a te e a tutta la tua famiglia. Ti piace il nuovo papa? Partecipa al sondaggio e se poi appoggiami perché YouTube mi deve pagare 80 dollari e mi pagherà soltanto se arrivo a 100 dollari. E mi raccomando, compra sticker, super chat, minimo 99 centesimi di dollaro, regala un abbonamento, compralo per te e poi puoi comprare super chat, no, super grazie sotto i miei video. Se tu vuoi che io parli di qualcosa della quale ho già parlato in un mio vecchio video, evidenzia il momento nel quale ne parlo, perché magari è un video di 40 minuti, al minuto 15 parli di questo e compra un super grazie o abbonati, così io farò un altro video, faccio video anche a richiesta a chi si abbona o compra un super grazie. Per esempio super grazie conviene perché invece di doverti abbonare e pagare ogni mese, tu magari metti in preventivo che mi vuoi dare 12 euro, allora con un super grazie paghi in una sola soluzione, invece con abbonamento mese per mese devi dare un euro. Nicola Belotti, ciao, buona domenica Nicola Belotti. No, non ti chiedo se tu ci sei andato perché magari capace che mi rispondi pure. Infatti non mi sembra appropriato, non lo segnalo però, eh, lo rimuovo. Filippo La Forgia, grazie. Noi viviamo in camper per scelta dal 2019, si vive con poco. Il papa mi ha fatto buona impressione. Ah, sono contento. Nicola Belotti, buon fine settimana. Eh, Nicola Belotti, mi sembra che sì, che ormai l'ho cancellato il messaggio, lo vedo, ma Nicola Belotti,
buon fine settimana e scrivi qua nel sondaggio se ti piace il papa. Ormai siete solo in due, non so se finirla questa live. Do you like new pope? Ti piace il nuovo papa? Te gusta il nuovo papa? Sì, 79%, no 21%, quindi sta vincendo il sì. Fumata bianca per il sì. Anzi, adesso ci sono 25 voti e c'è un 24% al quale non gli piace il papa. Allora, buon fine settimana a te e i tuoi cari, grazie. Bocca della verità, due marziani, noi ti guardiamo bene, non vedo l'ora di avere tante views in Marte, credo siano marziani, sono alieni comunque. Allora, caro bocca della verità, ti piace il nuovo papa? Ti sembra solo una coincidenza che Donald Trump abbia creato quella caricatura e poi sia stato eletto il nuovo papa? Che ne pensi? Che ne pensi? Ah, i marziani ci dicono, secondo bocca della verità, Marte non ha vita. Bene, allora da dove venite? Dalla Terra. Sono terrestri. E che ne pensate quindi del nuovo papa? Poi fate la vostra donazione, adesso siete noto. ¿Qué piensan ustedes del nuevo papa? Hay una encuesta acá abajo y si pueden hagan su donación al canal. Yo generalmente en mi segundo canal hago videos en español, pero dado que me siguen muchos desde América Latina, sobre todo en este canal, a veces hablo en español y a veces me hablan en la chat en español. Le persone vanno e vengono, la live rimane. Bocca della verità, idee complottiste. Gun Blood Scissors. Era meglio il Papa Giovanni Paolo II, eh sì, ma era anche un'altra epoca. Bocca della verità. I marziani ci dicono Proxima Centauri. Ah, vabbè, qua ha un tiro di schioppo dalla Terra. Ha un tiro di schioppo, veramente. Buon fine settimana, feliz fin de semana. Enjoy a new great weekend. E così la vita che bella, basta bere un'ombrella. Adesso non è tanto caldo il cellulare, però sta al 40%. Cavolo, gli ho tolto la custodia di silicone e insomma ha cambiato molto, è stata tutta la sporcizia che c'ha. Poi dovrebbe avere il profumo Pantone, ma io dico basta prendere un profumo per auto, perché quelli della Motorola hanno detto ma vabbè, siccome la gente vuole cambiare non sempre vuole cambiare il cellulare, facciamo che la custodia di silicona questa si ingiallisce con la luce e perde il profumo, così la sensazione di scartare un nuovo cellulare e non usarlo fa trendy, no? E io ho trendy un corno con i soldi che ho. YouTube mi deve pagare $80, mi paga i 100 e ho bisogno che mi fate arrivare ai $100. Date delle donazioni, cribio. Io qua taglio quando la batteria
sarà arrivata al 30% oppure da un momento a un altro, e non lo so. Nella mia lista di riproduzione videoblog di Sant'Enchan ci sono ben 10 video non in elenco che potete già vedere da adesso. Purtroppo non vi posso mettere il link. Bocca della verità, torneremo. Ah, perché adesso ve ne andate sul più bello, poi mi vedete in molti ma soltanto da un cellulare. Bocca della verità, noi ti proteggeremo dai servizi russi che non ti hanno dimenticato. Ah, ecco, bravo, bravo. Magari vedessero così tante volte pure loro i miei video, arriverei subito a comprarmi perlomeno un Infinix Note 50 Pro Plus. Già sto, dopo un'ora e 31 di live, sto vaneggiando. Gun Blood Scissors, cosa ne pensi di Giuseppe Simone? Avevo fatto dei video su Giuseppe Simone, giusto ieri o l'altro ieri volevo guardare qualcosa di suo perché l'ho perso di vista. Io sapevo che aveva molto successo quando faceva i suoi scandali, poi Giuseppe Simone era stato chiamato in giudizio, aveva perso una causa, un processo, aveva dovuto cancellare diversi canali, l'hanno bannato per un po' da YouTube, ha pagato una multa, non so se è stato anche in carcere, poi è ritornato, ha aperto un'enormità di canali, di solito fa delle live perché a lui non gli mancano gli iscritti, o carica dei video vecchi degli altri canali, ma a lui non gli mancano gli iscritti. Il problema è che non ha saputo sfruttare la sua fama perché faceva del trash troppo volgare e gli demonetizzavano i video, ma lui è arrivato a avere fama e purtroppo non l'ha saputa bene dirigere, e adesso in pratica maledice il suo pubblico dalle live o dai video perché non gli comprano abbonamenti. È diventato abbastanza aggressivo e purtroppo il suo pubblico affezionato si lo va sganciando, è arrivato a avere solo 200-300 visualizzazioni con il mucchio di iscritti che ha, cioè gli iscritti neanche si disiscrivono, si sono scordati del suo canale. Avevo fatto dei video su di lui, vorrei fare dei video parlando di Giuseppe Simone, dei video di pochi minuti, perché ci avevo fatto anche dei video di 40 minuti dove raccogliere delle informazioni, però avevo fatto cerca sul mio canale Giuseppe Simone. Bocca della verità, lei conosce il professore Orsini? Alessandro Orsini, sì, ci ho fatto un video, gli ho dedicato almeno un video quando è successo quel fatto lì che lui ha detto del professor o del signor John come largo non so com'era, che il traduttore gli ha fatto, lui non ha saputo interpretare perché ha tradotto tutta la pagina e gli è risultato che l'articolo l'aveva scritto il signor John Ampio, e quindi lui nel video sembrava che parlava, caro Bocca della verità, sembrava che parlava spontaneamente, improvvisando, invece stava così attento, leggendo, e poi ha detto questo articolo ve l'ho tradotto dall'inglese, era il professor John Amplio, perché ha dato a Google Translator di tradurre tutta la pagina o qualsiasi altro, e a volte ti traducono nomi e altre cose, per esempio New York, Nuova York, ma nel caso suo ha preso una cantonata
perché John Board lui lo ha tradotto come John Ampio, allora si vede che leggeva una traduzione, il traduttore l'ha tradotto così. Poi è uscito, invece di chiedere scusa dopo la figuraccia di M grandissima come una casa che ha fatto, è uscito dicendo che lui l'ha fatto apposta perché ci sono degli haters che lui ha voluto mettere in evidenza con un errore che non aveva mai fatto, che era intenzionale. Ma come, ma se veramente è così si perde in dettagli molto sciocchi il professore Alessandro Rossini. Se no, voglio dire, sembra che non ha voluto lanciare una provocazione, a meno che le sue provocazioni non sono da studente delle scuole elementari o medie inferiori. Gna 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 gna. Vi ho preso in giro. No, cioè non sembra che è degno di rilievo quello. Allora, bocca della verità, noi abbiamo controllato, lei seguiva l'avvocato Catania, ma tutto il mondo lo sa. Dai, adesso ti chiami bocca della verità? Beh, vi devo lasciare qua. Mi puoi descrivere il tuo anello? Grazie, lo farò in una prossima live se ci sarai. Alessandro Forroia, grazie per partecipare. E poi Gun Blood Scissor, mi sa che l'hanno denunciato ancora a Giuseppe Simone perché abitualmente fa delle foto con la gente e poi le pubblica sul suo sito dicendo dell'assurdità su certe ragazzine di cui ha fatto le foto. Allora, grazie per avermi seguito, grazie mille, grazie per avermi seguito, grazie, adesso vi devo lasciare, grazie per essere stati tutti con me, il cellulare si è surriscaldato, grazie mille, molto gentile. Un'altra volta vi parlo del significato degli miei anelli, fatemelo ricordare. Grazie a tutti, condividete questa live quando già non sarà più una live. Alessandro Forroia, ti aspetto, buon fine settimana a tutte e tutti, ciao, e per favore comprate un super grazie o abbonatevi al mio canale, ciao.